Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Innanzitutto, grazie mille perché mi sembra di capire dai commenti e dalle visualizzazioni che vi piaccia la serie sui 5 errori più comuni commessi dagli stranieri riguardo a un particolare argomento. Il congiuntivo, la parola qualcosa, il verbo trattarsi di. Se ancora non li avete guardati, potete trovare tutti i link per questi video nella descrizione. Questo video segue la stessa serie, quindi preparatevi perché ci saranno i 5 errori più comuni commessi dagli stranieri su un argomento molto temuto, il sì impersonale. Mi scusi? Si possono fare delle domande prima che si cominci a elencare gli errori? Prego, mi dica. Se si volesse praticare la conversazione in italiano, o anche la pronuncia, o persino la grammatica, cosa si dovrebbe fare? Beh, risposta facile. Ci si dovrebbe iscrivere ad italki, lo sponsor di questo video. italki? Di che cosa si tratta? Si tratta di una piattaforma su cui ci sono centinaia di tutor e insegnanti professionisti per qualsiasi lingua e si possono prenotare lezioni individuali quando si vuole, letteralmente. Sembra fantastico, ma quanto si pagherebbe per tutto questo? Niente, infatti. Si paga solo se si effettuano le lezioni, ma non c'è un abbonamento fisso o una tassa di iscrizione. E queste lezioni invece quanto costano? Un occhio della testa? Anche qui devo contraddirla. Ogni insegnante sceglie la propria tariffa, quindi ci sono davvero tantissime opzioni tra cui scegliere, più basse o più alte. Guardi, da giornalista sono senza parole. Le dirò di più. Se si prenotano pacchetti da 5 lezioni, si ricevono anche ulteriori sconti. Insomma, se si usa italki si è proprio fortunati. È così e io posso solo confermarlo, visto che sono un insegnante sulla piattaforma. Oh wow! La ringrazio. Grazie a lei e spero che si iscriverà ad italki in maniera completamente gratuita utilizzando il link in descrizione. E se un giorno deciderà di praticare il suo italiano, la aspetto. Ma il sì impersonale è facilissimo, bisogna usare solo sì più il verbo alla terza persona singolare. Che sarà mai? Non fatevi ingannare, saper parlare bene richiede una conoscenza più approfondita. Partiamo con il primo errore. Il più comune. Molti stranieri infatti seguono ciecamente la regola generale del sì impersonale, e cioè sì più verbo alla terza persona singolare. Purtroppo non è così facile, come vi anticipavo. Per esempio, la frase si compra le cose è sbagliata. La forma corretta dovrebbe essere si comprano le cose. Ma perché? Facciamo chiarezza. In questo caso il pronome si ha funzione passivante. Inoltre potete notare come il verbo regge di fatto un oggetto diretto, le cose in questo caso. Quindi in questa situazione specifica l'oggetto diretto del verbo sarebbe in realtà il soggetto di una frase passiva ed è per questo
che il verbo concorda proprio con tale oggetto. Ve lo mostro con un esempio. Se io dico si comprano le bevande, in questa frase le bevande è l'oggetto diretto, ma sarebbe il soggetto della frase se io la trasformassi in una frase passiva. Le bevande sono comprate. Dunque, in parole povere, quando si usa il sì passivante con un verbo transitivo che regge un oggetto diretto plurale, il verbo deve essere coniugato alla terza persona plurale. Si mangiano i panini, si vedranno le stelle, si troveranno i soldi e così via. Ricordate ovviamente, se l'oggetto diretto è singolare, il verbo sarà coniugato alla terza persona singolare. Nessun problema. Le scelte si fanno in pochi secondi e si scontano per il tempo restante. Già, anche il secondo errore è molto diffuso. Tanti stranieri infatti si confondono quando con il sì impersonale devono utilizzare anche un altro pronome. Dove mettere l'uno e l'altro? Quale va prima? Quale va dopo? Si lo fa? Se lo fa? Lo si fa? Lo se fa? Sembra un elenco di note musicali. Ebbene, la forma corretta è lo si fa. Infatti, di una cosa potete stare certi. Il sì impersonale va sempre immediatamente prima del verbo. Ogni altro pronome, di conseguenza, va aggiunto prima del sì. Un attimo, e la forma se lo fa? Vi sembra corretta, no? È vero, è una forma che esiste, ma significa un'altra cosa. Infatti, in questa frase abbiamo ancora due pronomi insieme, ma il sì non è impersonale, bensì è un sì riflessivo, riferito a una terza persona singolare, lui o lei. Per esempio, Mario si fa il bagno. Mario se lo fa. Se lo fa. Ma il soggetto è sempre Mario e non è una forma impersonale. A differenza di, per esempio, quando si fa un favore, bisogna ricordarsene. Quando lo si fa, in generale, quando una qualsiasi persona fa un favore, bisogna ricordarselo. Si dice che l'amore rende ciechi, fa ben di più, rende sordi, paralizza. Quando viene il mal d'amore, si diventa come la mimosa, che subito si chiude. Nessun grimaldello riesce ad aprirla e più le si fa violenza, più si chiude. Prossimo errore. Già, i tempi composti, come sempre, creano più confusione rispetto al presente. E questo ovviamente succede anche con il sì impersonale. Per esempio, un errore diffusissimo è quello di formare il passato prossimo con l'ausiliare avere per tutti quei verbi che normalmente hanno bisogno dell'ausiliare avere nei tempi composti. E quindi dov'è l'errore qui? Vi starete chiedendo. Ebbene, l'ausiliare per formare i tempi composti dopo il sì impersonale è sempre essere. Poi il participio passato varia
in base alla tipologia del verbo in questione. Quindi, per esempio, la frase di prima è scorretta, non possiamo dire si è mangiato bene, ma la versione corretta della stessa frase sarebbe si è mangiato bene. E in questo caso specifico stiamo utilizzando il verbo mangiare, che è un verbo transitivo. Quindi il participio passato rimane nella sua forma base, in O. Si è mangiato. Quando si è parlato molto, si è detto sempre qualcosa che sarebbe stato meglio tacere. E questa questione ci conduce direttamente all'errore numero 4. Se si dice si è mangiato o si è detto, si dirà anche si è andato, no? No. Come vi dicevo prima, bisogna sempre guardare la tipologia del verbo in questione. Per esempio, al sì impersonale, i verbi che normalmente formano i tempi composti con il verbo essere, e cioè alcuni verbi intransitivi e i verbi riflessivi, assumono la forma plurale del participio passato. Quindi no, non dovremo dire si è andato, ma la forma corretta è si è andati o si è andate se sono solo donne. Così come non si dirà ci si è svegliato, ma si dirà ci si è svegliati per quanto riguarda i verbi riflessivi. Mamma mia, quante regole, lo so. Vi ricordo che ve le spiego tutte quante nel dettaglio nel video dedicato proprio alla spiegazione di come si forma e come si usa il sì impersonale. Lo potete trovare giù nella descrizione. Vi consiglio vivamente di dargli un'occhiata quando avrete finito di guardare questo video, non prima, perché veramente ne vale la pena. Preparate anche carta e penna perché vi serviranno e guardatelo tutte le volte che ne avete bisogno, perché non è facile, diciamolo. C'è un solo tipo di shock peggiore rispetto all'imprevisto. Il previsto per il quale ci si è rifiutati di prepararsi. Sto usando il verbo al singolare, pensate? Quindi anche l'aggettivo deve essere singolare. E invece no. La forma corretta non è si è ricco, ma si è ricchi. Con il verbo singolare e l'aggettivo plurale. O comunque se si sta parlando di sole donne, si è ricche. In ogni caso l'aggettivo deve essere plurale. Ripeto e sottolineo, questo vale per qualsiasi aggettivo o sostantivo che segue il sì impersonale, nonostante il verbo sia coniugato e deve essere coniugato alla terza persona singolare. Si è ricchi, si è giovani, si è presidenti e così via. È facile apparire intelligenti quando si è belli. Ce l'abbiamo fatta, ma mettetevi alla prova e scrivete nei commenti delle frasi utilizzando il sì impersonale. Mi raccomando, non voglio vedere questi errori. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, proprio come gli altri della serie 5 errori con, che vi ricordo potete trovare nella descrizione. Così come nella descrizione potete trovare anche un altro video interessante, che in realtà trovate anche qui in alto nella card, che è quello sui Savoia. L'ultima citazione infatti che vi ho dato è proprio quella di un membro della famiglia Savoia, la famiglia reale italiana.
che governava appunto il bel paese prima dell'arrivo della Repubblica. È un video molto interessante che in realtà potete utilizzare anche solo per praticare un po' il vostro ascolto. Lo potete ascoltare anche quasi come un podcast mentre state facendo altro. Molto interessante, soprattutto se avete già visitato o avete intenzione di visitare la città di Torino. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Vi aspetto nel prossimo video!